Buongiorno Pepi Romagnoli, una filmmaker di grandissima esperienza. Raccontaci un po', Pepi, come mai proprio hai deciso dalla fiction di passare al documentario? Perché tu hai studiato anche teatro, no? Al Sì, piccolo. allora io all'inizio mi sono diplomata al Piccolo Teatro di Milano e poi ho cominciato a lavorare come aiuto regista nella fiction, nel teatro, in tutti i campi, insomma. Finché nel 2016, quando lavoravo a 100 vetrine, io ho fatto tutta la serie di 100 vetrine, quindi di Mediaset, eccetera. Quando è stata chiusa, per i soliti motivi politici, non perché non andasse bene, qualcuno mi ha detto: Ma prova ad andare a IDFA ad Amsterdam a vedere il documentario. Avevo un'idea di documentario molto antica, nel senso che pensavo, vedi un'immagine e senti una voce fuori campo, una cosa che era molto diversa dalla fiction in cui ero immersa, no? Invece il documentario creativo di IDFA è una straordinaria invenzione, perché trae tutte le sue storie dalla verità, dalla realtà delle persone, ma le racconta con una narrativa da fiction. Quindi questa cosa qua mi ha conquistato enormemente e da quel momento, attraverso una società che avevo fondato con mio marito, la Michelangelo Film, dal nome di mio marito, ho cominciato a realizzare documentari creativi, sempre su soggetti human and social interest, che sono quelli evidentemente più vicini alla mia sensibilità. Quindi diciamo che il documentario è diventata la mia vita. Io non ho assolutamente voglia di fare più fiction, perché sono talmente belli quei documentari che, devo dire, a parte straordinarie cose, realizzazioni di fiction, però è tutto un altro modo di vedere la realtà e le cose e di essere in qualche modo anche utili agli altri. Certo, perché se penso all'ultimo film che ho visto all'Arlecchino, Punti di vista, è proprio un'avventura in cui tu fai amicizia con un senza tetto, Michał, e poi entrambe le vostre vite vengono comunque trasformate. Poi è un inno, diciamo, alla libertà perché non sempre l'aiuto che tu, per esempio, vorresti dare viene accettato in un certo modo. E quindi mi ha colpito molto, ecco, questo punto di vista perché è ambientato a Milano, in una città dove passano i businessmen, gli uomini incravattati, in quell'angolino vedi questo personaggio che ha una personalità incredibile. Ecco, come è nata l'idea di proprio di seguire lui, Michał, e qual è stato il tuo percorso? Quanto tempo gli hai dedicato per filmarlo? Dunque, il tutto è avvenuto assolutamente per caso ed è Mm. avvenuto in tempo di pandemia. Io uscivo per comprare le medicine, vedevo la mia mamma, vivevo una vita abbastanza come tutti, no? Un po' chiusa in casa, ma appena potevo uscire cercavo di andare a prendere le medicine in farmacia a Piazza Duomo, fai conto, perché almeno avevo un'idea della città e di quello che succede e mi portavo dietro la camera. Quindi sempre fatto tutto da sola, ovviamente. A un certo punto, all'angolo tra via Manzoni e piazza Scala, vedo un ragazzo che legge un libro, un librone, e dico: Ma guarda che strano, ma chissà cos'è che sta leggendo. E sono curiosa di natura, sono andata con la camera a cercare di dettagliare il titolo del libro. Il ragazzo mi ha subito fermato e in perfetto italiano, nonostante sia romeno e si chiami Mihai, Ah, mi ha, Mihai. mi ha detto: Scusa, tu cosa stai cercando? Cosa vuoi da me?
Io ho detto, guarda, io sono una documentarista, ero molto incuriosita dal capire cosa stavi leggendo, com'è la tua vita, eccetera. Mi farebbe piacere fare due chiacchiere. Era esattamente quello che lui aspettava, perché il problema dei senza tetto è che nessuno, oltre le monetine che tu metti in mano alle persone, parla con loro, scambia delle idee con loro e cerca di capire cosa pensano, come vivono. E quindi è nata questa avventura. La cosa che mi ha fatto molto piacere e che è stata riscontrata anche molto dalla critica è che io non ho mai giudicato, ho sempre cercato di parlare con lui allo stesso livello, perché questo è, secondo me, il segreto. Cioè, avvicinare una realtà difficile vuol dire cercare di parlare con le persone, di condividere i problemi, non di rappresentare e basta. E quindi con Miai cosa è successo? Che io, per esempio, uscivo di casa con degli articoli di giornale e dicevo, ho scoperto che lui sapeva tutto, anche se stava per strada, sapeva chi era Salvini, sapeva chi era Conte e aveva le sue idee su tutto. Naturalmente lui viene dalla Romania, è arrivato in Italia facendo la statua di gesso, sai quelle che si presentavano per strada un po' di tempo fa, Sì, eccetera. sì, sì. Ha rischiato il trauma cranico perché voleva andarsene via dalla compagnia e gli hanno dato una seggiola in testa. Quindi diciamo che una vita piuttosto avventurosa. Che Poi io tu, scusami, poi tu cerchi di aiutarlo, ma non sempre questo aiuto diciamo, viene gradito all'inizio, ma poi lui fa la sua strada, no? Allora, lui è una persona che vuole fare esclusivamente quello che piace a lui e basta. Giustamente. Io devo dirti che ho cercato di aiutarlo in vari modi, ovviamente economicamente gli ho dato un bel po' di soldi, diciamo, ma non è questo il problema. Il mio discorso era quello di aiutarlo a trovare una vita normale, eccetera, eccetera. Purtroppo il sacerdote del Rosario, dove noi andavamo, io no, ma lui sì, a fare la doccia, perché il problema grosso di senza tetto non è il mangiare, ma il lavarsi. Quindi o c'erano le code interminabili in Piazza Tricolore che non si poteva neanche entrare, oppure c'era questa bellissima realtà un po' discosta del Rosario dove il sacerdote aveva allestito delle docce in cui le persone che aiutavano a fare le docce erano a loro volta delle persone senza tetto. Quindi tu trovavi persone di colore che pulivano le docce per i senza tetto. Bellissimo, bellissimo messaggio. Diciamo che a me è piaciuto molto questo film perché ho scoperto una realtà incredibile e poi la leggerezza. Mi è piaciuto molto perché sarebbe stato più facile fare un discorso pietistico o diciamo di denuncia, queste cose. Invece la leggerezza nella narrazione è quello che ho apprezzato di più e mi è sembrato di vedere proprio una fiction perché alla fine ero presa da tutta questa storia e dice, ma come finisce alla fine? Ecco, infatti, come finisce alla fine? Dove è andato questo film? Come viene distribuito? E come l'hai prodotto, diciamo? Due parole su questo. Io rispondo in breve su tutto. Il film nasce da una casualità e naturalmente all'inizio ha le problematiche di chi non è un operatore come me, Mm. ma che ha cercato comunque sia di seguire tutta la sua vita per 2 anni. Ho anche organizzato un suo compleanno, chiamando i suoi amici, eccetera, la torta di compleanno, eccetera. Per lui è stata proprio una bella occasione.
Detto questo, ad un certo punto è successa una cosa incredibile, cioè lui, poverino, ha perso la fidanzata, nel senso che la fidanzata è stata rimpatriata. Ha preso un border collie, un cane, che ha attirato l'attenzione di una signora ucraina, Mm. che gli ha detto: questo cane non può stare per strada, dobbiamo trovargli una casa e io devo trovare un lavoro a te. Sei d'accordo? E Sì, lui ha sì, detto sì. sì, sì. Quindi sono andati a Broni e lui, quando sono stata a trovarlo a fare delle riprese, aveva una casa bellissima, un letto matrimoniale, un bagno largo, cioè praticamente cambiata completamente la sua vita. E Sì, lui è non andato via di raccontiamo tutta la storia perché vorrei che questo film venisse nuovo. visto perché poi Allora, dopo questo ci saranno altre avventure, non è che finisce così la storia. Quindi, no, ecco, la storia, ti non dico, diciamolo ancora tutto. Come si può diciamo, vedere questo lo film? diciamo raccontare. Allora, come si può vedere? Io ho avuto parecchi, non proprio parecchi, ma dei buoni agganci con alcuni distributori, tra cui Officine Ubu, con cui collaboro anche per il montaggio, eccetera, e diverse promesse di distribuirlo al cinema. Eh, Il film ha in realtà tre durate, perché poi ho avuto delle richieste di 52 minuti, per esempio da NHK Giappone, mm. quindi stranamente. Quindi diciamo che questo film ha avuto un successo per me assolutamente inaspettato, perché parla di una realtà talmente particolare che evidentemente è una realtà molto problematica, specie in America, dove io ho avuto dei riconoscimenti di winner dappertutto, a Los Angeles, a New York, eccetera, cioè, cose che non mi aspettavo. Voglio fare una piccola parentesi. Ci sono i grandi festival a cui tutti noi abbiamo, ovviamente. Purtroppo sono molto, molto limitati e difficili perché certamente esistono delle relazioni tra le persone, i sales agent che battono su una cosa, quegli altri che distributori, eccetera. E quindi per noi piccoli che diciamo la verità, spendiamo 2 lire perché questa è la cosa importante, un lavoro matto e disperatissimo con un ricavo minimo proprio, se va bene, se proprio siamo felici. Vabbè, detto questo, no, perché è importante fare la differenza tra il cinema e il documentario, perché la gente pensa che noi spendiamo chissà che cosa per fare il documentario. Noi Non non esiste spendiamo budget. nulla, spendiamo. Quindi No, diciamo che spendiamo perché costa tanto e la troupe e l'archivio, spendiamo tantissimo, no? Il problema è che spesso è questi... riconosciuta questa cosa. Ma allora, Elena, tu hai fatto un bellissimo film, non l'ho visto tutto, ma quello che ho visto è molto, molto interessante, su questo bellotto che ha praticamente dato vita alla Varsavia distrutta, no? Ha ricostruito. Naturalmente tu hai un grosso problema economico che è quello dell'archivio, no? Quindi esistono dei documentari basati su delle storie come la tua, legate all'archivio, e anch'io in questo momento sto facendo questa esperienza. Gli archivi naturalmente sono molto costosi, perché se io ho un film esclusivamente tratto dalla realtà, come praticamente tutti quelli che ho fatto fino ad oggi, ho avuto da pagare gli operatori certamente, il montaggio certamente, ma per esempio gli interpreti, beh, a Miai io ho dato sempre qualcosa, eccetera, ma nell'ultimo film che ho fatto su una ragazzina ucraina rifugiata che ha cominciato a vincere
le medaglie alla ginnastica ritmica, io dovevo prendere dei soldi che non ho preso, non voglio entrare nella questione, ma il discorso è stato che ho detto, ragazzi, se io avrò qualcosa, ve lo do volentieri, ma purtroppo in questo momento la situazione è questa e se vogliamo fare questo documentario lo facciamo gratuitamente. certo. Io ho messo veramente 10 giorni per fare questo documentario, che Beh, non 2 anni, perché Mihai ci hai messo 2 anni e quindi è un lavoro pazzesco, l'hai seguito 2 anni e poi avevi chissà quanto montaggio, quanto materiale avevi di montaggio con Mihai. no, guarda, avevo più o meno una decina di ore, non Ah, di non più, tanto. perché tu fai conto che io ho cominciato a fare delle stesure progressive del rough cut quando giravo da sola. Mhm, Poi, quando è finita la pandemia, io ho chiamato un operatore. mhm, Quindi diciamo che c'è una parte del film che è un po' così, ma anche dal punto di vista del suono, per esempio, perché io avevo un microfono che prendeva tutto, per cui ho dovuto tagliare i tram, tagliare le cose, perché poi noi chiacchieravamo amabilmente in piazza Scala, no? Dove non c'era nessuno, però passavano i tram in continuazione. Quindi diciamo che il materiale che io avevo e che ho buttato giù in tante versioni cresceva ogni volta che succedeva qualcosa, no? Fino a che in questo momento vive, questo ci tengo a dirlo, a Chiavenna, con un sacerdote in un ritiro, diciamo, religioso, in Ah, qualche... diventerà un santo, Mihai. Ma io credo proprio di no. Ultimamente ho conosciuto una ragazza, Ah, bene, bene. no? Molto carina, ha tenuto a presentarmela, me l'ha presentata, abbiamo raccontato la sua storia, eccetera, eccetera, quindi io spero che la storia vada avanti molto, perché questa storia gli dà l'idea di trovare un lavoro vero per avere una vita vera, Beh, perché purtroppo, bisogna dirlo, il sacerdote del Rosario dice: Pepe, tu hai fatto quello che era possibile fare per quest'uomo, ma su 10 senza tetto se ne salvano due. salvare, magari sai, ognuno sceglie la Pensa te. propria strada, dai punti di vista dipende il salvataggio. Lui vuole la libertà. Comunque pensavo, ma tu farai un sequel, cioè farai la puntata 2? Assolutamente no. Io sono sempre incuriosita e interessata da realtà differenti. Quindi diciamo che quando ho scoperto questa cosa del documentario creativo, ho cominciato nel 2018 ad andare in Corea del Nord e a riprendere la Corea del Nord grazie all'aiuto del Partito Comunista Sì, Svizzero. lo so, questo film è una delegazione a Pyongyang, si chiama A così Pyongyang. Pyongyang, è un film, un viaggio nella Corea del Nord, anche quello molto divertente perché anche lì uno si aspetta un film pesante di denuncia, invece è divertentissimo con questi quattro amici che Sì, parlano in questa il confronto su delegazione questa con cosa. una serie di... è divertentissimo e questo lo trovate su Amazon Prime, si può vedere, ma il film di Michał, punti di vista, dove in Italia si può vedere? Si può vedere in una televisione, in una No, piattaforma? allora, c'è un accordo che mi era stato proposto da Genuino di Rai Cinema di programmarlo per Rai Cinema. Eh, Poi, sì, poi cosa è successo? Che la persona che doveva prendere contatto con Rai Cinema, di cui abbiamo fatto anche il nome prima, è stata presa da diverse cose.
Ora, noi sappiamo, perché tutto il mondo lo sa, che si vive un momento un po' particolare, per cui in questo momento io ho grandi promesse, ma Ma sì, sost- allora io direi ti auguriamo, Peppi, il meglio. Questo film è divertente su Senza Tetto, è un'avventura, come dicevo, e io spero, ma anche tutta Milano dovrebbe vederla perché scopri veramente una Milano diversa. Io ti auguro il meglio, Peppi, e io direi, intanto ti ringrazio per questa intervista e faremo una prossima appuntamento quando ci parlerai della bambina ucraina e sì, appena uscirà il film. posso già dire che è stata selezionata Visioni dal Mondo e che si potrà vedere dall'11 al 14 settembre a Palazzo Litta, così Venite a come Palazzo Lita, questo festival bellissimo di documentari, a vedere il film di Pepi, che si chiama l'azzurro in alto e l'oro dentro. bellissimo Poi, titolo, bello, bello, bello. Ucraina. Grazie Pepi, grazie mille e ci Grazie. sentiamo